本物のスペシャリストによる本当の話。今日はフェラーリ社にとってとっても深い関わり合いを持たれてこられたロベルトさんにお話を伺いたいと思います。ロベルトさん、よろしくお願いします。それでは一番キャリアのスタートの頃のお話を聞かせてください。Io ho cominciato a correre da giovanissimo perché avevo 20 anni nel 68-69 e avevo questa grande passione e ho chiesto ai miei genitori che non avevano passione di comprare un'automobile da corsa e dopo alcune difficoltà mi hanno comprato un'automobile da corsa di cui possiamo vedere le fotografie lì e sono andato subito abbastanza bene perché ho vinto tante corse e quindi piano piano ho cominciato con macchine più potenti, ma sempre con la volontà di non essere professionista. E quindi le grandi corse tipo Le Mans, non l'ho mai potute fare perché mi piaceva dedicare solo 4-5 giorni alla settimana allo sport, perché le industrie della mia famiglia non permettevano che io andassi via per molto tempo e quindi ho corso soprattutto su strada perché mi dava tanta soddisfazione la strada, anche la pista, però non ho mai fatto corse più lunghe di 1000 chilometri, ma mi piaceva più correre in salita e su strada perché avevo più l'impressione della velocità. In pista io ho sempre avuto le macchine migliori, proprio questo sempre, perché la mia famiglia aveva la possibilità di comprarle e quindi in pista era più facile vincere. Però, insomma, è andata così che mi sono specializzato nelle corse su strada e ho seguitato sempre con le corse su strada e ho vinto un campionato europeo della montagna e 2 campionati italiani. その長いレースキャリアの中で一番思い出になっている大会っていうのはどんなものがあったんでしょうか。Logicamente per correre in salita l'automobile è fondamentale e anche saperla mettere a posto bene sia con l'aerodinamica delle ali sia delle sospensioni, perché le strade sono un po' sconnesse e allora è molto importante essere capaci di mettere a punto le macchine.
E in questo io ero bravo, più bravo a metterle a posto che non a guidarle, perché logicamente qualche volta non vincevo, ma quando c'è la macchina migliore, la messa a punto migliore, il pilota, anche se non è il migliore, è molto facilitato. E quindi ho vinto tanto, non perché fossi il più bravo, ma perché ero capace di mettere a posto le macchine meglio degli altri. E quindi questo mi favoriva, e anche il fatto che nelle corse in salita in 3 giorni finisce tutto e puoi tornare in azienda a lavorare, mi dava la tranquillità di fare una cosa che non creava pregiudizio al mio futuro. Per cui mi sono dedicato a questo fino al giorno che Ferrari ha detto che forse avrei fatto meglio a occuparmi dell'organizzazione, perché la mia esperienza era tale da garantire un certo successo, che era più importante che non il successo nelle gare, che per me non era veramente una gran cosa. Io vorrei spiegare che ho vinto tanto, ma i miei avversari molto spesso non erano dei professionisti veri, e quindi per me era abbastanza facile vincere. E poi a un certo punto, siccome ho corso sia con la Ferrari sia con la Porsche, e negli ultimi 10 anni con l'Osella, che è una vettura costruita in Italia appositamente per le corse in montagna, e quindi avevo i motori migliori, perché la BMW dava 3 motori in Italia e uno era per me, e quindi con il motore migliore, la capacità di mettere a punto bene la macchina, vincevo più spesso degli altri. Ma io ho sempre saputo che non ero un campione vero, o meglio, ero il più bravo in quella specialità, ma perché in quella specialità non c'erano grandi premi in denaro, e allora i professionisti andavano a cercare la pista. Devo dire che anche se non ero un grandissimo campione, perché quando ho incontrato dei professionisti tipo Mike Parks, gente di grande valore, io arrivavo sempre dopo, però subito dopo di loro arrivavo io. E il commendator Ferrari diceva che se le corse le avessero fatte con i tir, con i camion, io sarei stato il primo di tutti, ma con l'automobile c'era Willy Merès, Lorenzo Bandini, insomma dei campioni
David Piper, dei corridori che andavano veramente forte. Ma io mi sono divertito moltissimo e a un certo punto il commendator Ferrari ha detto che siccome io avevo vinto molto più di quanto mi meritassi, era bene che mi dedicassi all'organizzazione, cioè mi sedessi dall'altra parte della scrivania. Ferrari aveva comprato il circuito del Mugello e allora voleva una persona del luogo che sembrasse un campione, non che fosse un campioncino, ecco. E allora mi ha chiamato e mi ha chiesto di fare il presidente. E è così che sono il presidente del circuito. Sono già tanti anni che io chiedo di essere sostituito, perché mi rendo conto che a una certa età forse non si è più così pronti a capire le necessità, ma per il momento mi hanno sempre risposto che la squadra che vince non si cambia. E allora, siccome il Mugello è l'unico circuito in Italia che economicamente è autonomo, non abbiamo aiuti della regione, delle istituzioni, facciamo tutto con i nostri soldi. E alla Ferrari sono molto attenti al denaro, per cui anche il nuovo amministratore, il dottor Silva, mi ha detto che per ora non vuol sentir parlare di dimissioni perché va bene così. Abbiamo anche un direttore molto bravo, perché il presidente traccia la strada, ma poi è il direttore che deve fare tutte le mosse per fare. E il mio direttore è molto bravo e quindi andiamo bene così, e fino a che alla Ferrari non troveranno qualcuno che mi sostituisce, faccio volentieri il presidente, anche se sono un po' ingombrante, perché pretendo le cose come dico io, e non per il massimo guadagno, ma per la massima sicurezza, per il massimo contributo alla regione, perché un circuito porta alla regione anche tanta ricchezza. Per cui mi sono trovato prima da una parte della scrivania e negli ultimi 20 anni da quell'altra. Va bene così e sono contento. ロベルトさんは子どもの頃からエンツォ・フェラーリさんと親睦があったとお聞きしたんですけれども、そのエンツォさんとのどんな関わり合い、先ほどもお話聞かせていただきましたが、どんな関係だったのか教えてください。Allora devo anche dire che io avevo le macchine migliori perché ero molto amico del commendator Ferrari, molto amico, e anche
del personale delle corse clienti, perché c'è differenza fra corse clienti e corse casa, cioè la Ferrari fa correre le sue macchine come Cefac, che è una società che cura le macchine da corsa. Nelle corse clienti invece è un'organizzazione a fianco, ma diversa. E sicché, siccome la mia famiglia ha delle proprietà dove si può andare a caccia, a sparare, così, e tutti gli uomini Ferrari, da Forghieri, Florini, tutti qui in Emilia e in Toscana sono cacciatori. Allora io li invitavo a caccia e naturalmente questo faceva sì che le mie macchine erano curate meglio degli altri. Poi in pista ci dovevo mettere del mio e qualche volta era sufficiente, qualche volta mi dovevo accontentare di arrivare dopo quelli che correvano ufficialmente, per cui insomma terzo, secondo, ma a me divertiva lo stesso, e quindi col commendator Ferrari che mi prendeva un po' in giro perché diceva che io ero più pilota di camion che non di macchine da corsa, però io avevo scoperto che il commendator Ferrari aveva una fidanzata qui a Firenze. E allora gli dicevo: attenzione commendatore, perché se lei non mi mette in condizione di arrivare bene, io potrei anche raccontare queste cose. Lui diceva: stai zitto, così. E allora avevo una posizione di privilegio, non perché fossi così bravo, ma perché sapevo valere le mie informazioni e così, fra la caccia, le fidanzate e un po' che ci ho messo io, e qualche volta vincevo, anche tra quelli bravi. Si faceva le competizioni anche sul tiro e dopo Jackie Stewart, che era bravissimo, io ero il più bravo di tutti. Sì. E Ferrari questo lo sapeva e alle feste, quando faceva la festa della premiazione della stagione, diceva: Benelli, il più bravo cacciatore, non ha mai detto il più bravo pilota. Sì. ロベルトさんが技術的な部分でスクーデラ・フェラーリのためにご活躍されているとお聞きしたんですけれども、エンツさんがご存命だった頃から、そして現在どのような関わり合いがあるのかをお話しできる範囲で構わないので教えてください。Devo dire che io con Ferrari ho avuto un rapporto di grande amicizia, perché
in fondo io pagavo, non ho mai avuto dei favori dalla Ferrari, io pagavo, mi mettevano le gomme gratis, ma tutti i lavori li pagavo, e per Ferrari era molto importante che i clienti potessero pagare i lavori che facevano, per cui ero amico e in tante cose anche consigliere, perché la mia famiglia aveva dei beni in Canada, a Montreal, e anche Ferrari aveva avuto l'occasione di acquistare delle cose in Montreal. E allora, siccome io sono molto attento al denaro e all'amministrazione, mi occupavo della gestione delle cose mie e in parte anche per Ferrari. Poi ci fu un segretario di Ferrari, Piccinini si chiamava, che fu messo a occuparsi di queste cose. Però il commendatore Enzo mi diceva, lui mi chiamava Robertino, perché il mio nome è Roberto, però il diminutivo è Robertino. Mi diceva, come mai quando gestivi tu guadagnavo di più? E io gli dicevo che io ho sempre voluto più bene ai soldi degli altri che non ai miei, e quindi questo ha fatto sì che Ferrari mi ha sempre considerato come uno di famiglia. Anche dichiarava che come corridore avrebbe voluto qualcosa di più, ma come organizzatore andava bene così. E è per questo che io sono ancora al Mugello, ecco, perché il Mugello non tantissimo, ma qualcosa guadagna. 最近フェラーリはルマンにも復活しましたし、スポーツカーもすごく頑張っていて、そして F1 の方もどんどん成績が上がっていると思うんですけれども、そのあたりロベルトさんどんなふうに見られていらっしゃるか教えてください。 Devo dire che il presidente Elkann, per fortuna, ha passione per le corse e ha finanziato proprio il progetto della 469, che è la macchina che ha vinto a Le Mans, è arrivata prima. Quindi quando il presidente di una casa come la Ferrari finanzia un progetto e dà entusiasmo, le cose vanno un pochino meglio. Purtroppo ieri non sono andate bene, perché a Imola, dove si pensava di arrivare primo e secondo, siamo arrivati terzo, quarto e quinto, che è un dramma, perché in casa dovevamo vincere, ma le corse sono fatte anche di fortuna. Lui lo sa meglio di tutti, non sempre si può vincere. A Le Mans le cose sono andate tutte bene, ma
A Imola purtroppo no, ma io credo che se il presidente Elkann continua a concedere fondi per lo sviluppo, anche la 469 diventerà imbattibile. 今までたくさんの有名なドライバーがスクデラ・フェラーリで走っていたと思うんですけれども、その中でロベルトさんが印象に残っているドライバーがいらっしゃったら教えてください。Sì, in scuderia Ferrari ci sono stati tanti piloti bravissimi, e lì si vede Mike Parks, non lo riconosco, Willy Meres, tutti piloti bravi, però il pilota che infiamma il pubblico è quello che vince in Formula 1 e il pilota che ha entusiasmato più il commendatore anche, che era Gilles Villeneuve, sì, che è stato un grandissimo, che io ho conosciuto perché gli ho fatto scuola di elicottero, sì, e addirittura poi ho venduto il mio elicottero a Gilles Villeneuve. Sì. E quindi credo che sia il pilota che ha entusiasmato più la Ferrari, anche se il commendatore un giorno che io sono andato a Maranello per la mia macchina, è arrivato con Pironi, e sicché ci siamo messi a parlare e dopo mi ha detto, perché io gli ho chiesto di Jacques Villeneuve e lui mi ha detto: non è qui oggi, se vogliamo vincere un campionato del mondo speriamo che Pironi si assuefaccia presto, perché il commendatore che sosteneva che Villeneuve era bravissimo diceva anche che rompeva troppe macchine perché era un po' sconsiderato, e quindi anche il commendatore, pur avendolo nel cuore, sapeva che era difficile vincere con Villeneuve. Io devo dire che le Ferrari stradali, ogni Ferrari nuova è migliore della precedente. E io che dicevo, quando ho una Ferrari nuova come questa, è la 812, uno crede che più che così è impossibile, perché ha 800 cavalli senza turbo, motore aspirato, quindi una potenza mostruosa. Ma dicevo questa cosa anche del modello precedente, per cui non riesco a dire qual è stata la migliore. Devo dire che io ho corso con la Ferrari Le Mans, che è la prima Ferrari a motore posteriore fatta, perché prima avevano tutte il motore anteriore, e credevo
che fosse la migliore macchina del mondo. Poi è venuto fuori altre macchine tipo questa, le gomme, le sospensioni, sempre qualcosa di più, e i tempi sul giro sulle medesime piste andavano giù di mezzo secondo, un secondo, per cui voleva dire che l'ultima era migliore della precedente. E se mi chiede qual è la migliore delle macchine da strada, io gli rispondo: questa perché è l'ultima, ma credo che la prossima sarà ancora migliore. Io amo le macchine sportive e devo dire che anche la Mercedes McLaren è una macchina eccezionale, eccezionale. Però quando vedi questo cavallino qui, c'è un qualcosa di più, come una bella donna che ti colpisce in maniera particolare. E quindi continuerò a comprare Ferrari finché sono in grado di guidarle. Sì, anche se alla mia età ormai guidare è quasi un sacrificio, perché io ho 86 anni, quindi cose nella mia mente, ma credo che le cose più curiose sono le fidanzate del commendator Ferrari. Di questo ho già fatto un accenno e non voglio andare troppo oltre, perché se no Piero, che è il figlio di Ferrari, mi tira gli orecchi. Quindi credo che per il momento non mi viene in mente altre cose. Volevo dire un'ultima cosa per chiudere con il sorriso sulle labbra. La mia vita e quella del commendator Ferrari per molti versi si sono incrociate, e le cose che ci hanno uniti e anche trovati su sponde diverse sono: primo, le automobili, la passione mia e la passione del commendatore eccezionale; secondo, le donne, perché io da giovane ero appassionato delle belle donne. Il commendatore era pazzo, non si dice in giro, ma era pazzo. E terzo, le corse con le automobili. E quarto, il denaro, perché il denaro spesso ci ha portato su strade anche divergenti, ma poi, siccome le passioni erano tante, ci siamo sempre voluti molto bene. ロベルトさん、今日はとってもたくさんの素晴らしいお話を聞かせていただいてありがとうございました。グラッツミーレ。Grazie. Grazie. Sono molto contento di poter trasmettere ai giovani
questi pochi ricordi.